Amici miei, bentornati con il nostro nuovo appuntamento di review e speed build. Come sempre non smetterò mai di ringraziare tutti i nuovi iscritti al canale e tutti quelli che sicuramente si staranno iscrivendo anche in questo momento. Questo è il mio sesto video in speed build e review. Abbiamo sicuramente in programma di farne molti altri, quindi rimanete sempre con noi, continuate a seguirci e ricordatevi di condividere il video. Benissimo. Cominciamo subito a presentare la nostra nuova new entry, il nuovo set Lego Ferrari 488 GTE, che è un set Lego Technic, uscito il 1° gennaio di quest'anno e viene venduto al prezzo di 179,99 €. Il set è il 42125 e contiene 1677 pezzi, oltre 300 in più del precedente modello 8653 che era la Enzo Ferrari. Questo modello rompe quella che è stata la pausa di 13 anni dall'ultimo modello in scala 1:10 ed è il set più grande al momento del cavallino rampante. Il set rappresenta il modello che ha partecipato al campionato del mondo di Endurance 2019-2020 categoria GT e alla 24 ore di Le Mans con il team AF Corse. Benissimo. Il set, vi ricordo, è un 18+, e misura 45 cm di larghezza e 13 cm di altezza. La parte frontale della confezione risulta molto pulita, semplice, sempre a sfondo nero, con l'immagine della Ferrari in primo piano. Non dimentichiamo come sempre il marchio della Ferrari a vista, mentre invece sul retro della confezione troviamo l'immagine dell'auto vista da dietro, che adoro tantissimo, immagine stupenda a mio avviso, ed il confronto con quelle che sono le immagini della vettura originale, nonché alcuni dati tecnici sulla vera GTE. Bene, procediamo subito con il nostro unboxing. Ok, fuori uno, e fuori due. Apri. Questo serve a niente. Interessante come i nuovi box 18+, come nei nuovi box 18+, i manuali sono protetti da un cartone rigido, come anche nel set della Ecto 1 che non vi ho fatto vedere, anche sto 18+, anche il manuale di istruzione era coperto dal cartonato. Nella confezione sono presenti il libretto di istruzioni e 12 bustine numerate dalla 1 alla 5, più 2 bustine con copertoni e cerchioni e 2 fogli di adesivi. Le istruzioni sono formate da più di 320 pagine. Alla prima pagina un piccolo confronto tra le due auto, quella reale e quella che andremo a costruire. Una piccola sezione introduttiva al team che ha gareggiato in campionato alla Coppa del Mondo. Cosa che apprezzo tantissimo sono anche le traduzioni in italiano, che essendo una concessione della Ferrari, come minimo le traduzioni. E cosa che veramente mi fa piacere è lo sfondo grigio che permette una costruzione ben dettagliata.
Per finire, alle ultime pagine, altro piccolo dettaglio del motore e di alcune parti dell'auto, per terminare poi con il solito riepilogo dei pezzi.
Bene ragazzi, non vedevate l'ora delle conclusioni finali, vero? Perfetto, iniziamo subito. Ormai sembra che i piani della Lego siano abbastanza chiari per quanto riguarda i set Technics auto con licenza. Infatti vediamo alternarsi ogni anno ad un set in scala 1:8 come la Lamborghini Sian nel 2020, ad uno in scala 1:10 più un modello più piccolino nel 2021, come successo poi in precedenza nel 2018 con la Bugatti Chiron e nel 2019 con la Porsche 911 RSR. Bene, ora entriamo più nel dettaglio della nostra Ferrari. Per quanto riguarda i dettagli meccanici, vediamo le sospensioni a doppio braccio oscillante supportata da 4 molle rigide. L'altezza delle sospensioni è sempre stata una delle caratteristiche più deboli delle auto Lego Technics. Infatti si può notare rispetto all'auto reale un maggior spazio tra la parte superiore del pneumatico ed il paraurti. In questo modello Ferrari porta inoltre un nuovissimo pezzo di parafango ad arco. È un arco più sottile, più piccolino, non ad incastro, ma si poggia su quella d'arco superiore, tenuti poi assieme da un paio di bracci di sollevamento, assi e perni. Bene, ora passiamo a quella che è la parte frontale. Benissimo. Mentre i fari della Porsche 911 RSR, se ricordate, erano costruiti in mattoncini e rappresentavano un uso intelligente dei pezzi, i fari della Ferrari in questo caso sono stampati, ma la cosa interessante è che sono pezzi di parabrezza che possono essere trovati nei set Speed Champions più piccolini, come se ricordate il set 75886 e il set 75889. Volendo c'è anche abbastanza spazio per i normali LED Lego all'interno di ciascuno dei pezzi. Invece la parte sottostante dell'auto è uno dei punti che mi ha sorpreso di più. Infatti, anche se nell'effettivo a prima vista risulta un po' spoglio, il tutto ci fa capire che si potrebbe pensare ad un piccolo upgrade, aggiungendo un cambio al suo interno e un motore powered up, in modo da rendere elettrico il nostro set. L'idea secondo me è geniale, poiché intanto consente di risparmiare molti pezzi, ma contemporaneamente consente di creare una struttura abbastanza robusta e leggera. Benissimo. Ora, lungo entrambi i lati del telaio troviamo i pezzi di pala di elicottero di colore nero, le stesse, se vi ricordate, utilizzate per la Lamborghini Sian, però in quel caso erano di colore lime e solo per questo set in versione nera, a meno che non consideriamo il vecchio set 42113, il bel Boeing V22 Osprey, ritirato dal mercato prima della sua uscita, in quanto molti sanno quella che è la politica Lego riguardo la rappresentazione dei mezzi da guerra. Ora, le pale, a mio avviso, rispetto alla macchina reale hanno una posizione più orizzontale invece che obliqua, e se c'è un'altra cosa, mi dispiace che ci siano degli spazi vuoti tra un elemento e l'altro sulla fiancata rispetto all'originale. Per finire, come tutti ormai sanno, quella che è la mia repulsione per gli adesivi, e questa volta ragazzi ce ne sono veramente tanti, in questa versione li approvo al 100%, anche perché se no senza sarebbe una comunissima macchina rossa, né più e né meno. Nel complesso
Il set è ottimo, è molto semplice da montare, quindi il mio voto è un bell'8. Ve lo consiglio veramente ragazzi e sicuramente vi divertirete a montarlo. Bene ragazzi, voglio concludere questo video ringraziando tutti quelli che sono i nuovi iscritti al canale, tutti quelli che mi seguono su Instagram e su Facebook, ma soprattutto Pierpaolo, Peppe, Giacomo, Valerio, Roberta e Manuel V, che sono al momento tra i più fedelissimi, quindi piano piano vi dicevo vi ringrazierò tutti durante i prossimi video, siete tanti, io so uno, fatemi un po' due conti. Bene ragazzi, mi raccomando, aspettate il prossimo video che quella è una bella bomba. Bene, mi raccomando, rimanete sempre con noi, condividete il video e ricordatevi amici miei che solo il meglio è abbastanza. Grazie a tutti, alla prossima!